Oggi vorrei discutere con voi dell'argomento delle open norms, oppure in italiano delle norme aperte. Con questo termine si suole normalmente riferire a degli elementi nel sistema giuridico, ovvero delle regole, delle leggi, diciamo, che particolarmente nel diritto d'autore, cioè quella area del diritto che protegge la creatività e dunque opere quali per esempio gli scritti, ma anche, immagini in movimento, opere cinematografiche e tanta produzione scientifica quando espressa in uno di questi format. Ehm, queste flessibilità, aiutano a creare un bilanciamento tra gli ovvi, bisogni del settore creativo, di poter tutelare la propria creatività, ma anche i propri investimenti nel creare queste opere che spesso sono ingenti. Pensate solo nel settore scientifico, i tipi di investimenti che spesso sono necessari per produrre un progetto, un esperimento e raccogliere i dati connessi. Tuttavia dall'altra parte, è necessario che questi risultati possono essere fruibili, dal pubblico in generale, sia dalla comunità scientifica, ma anche dai cittadini più in generale, in maniera tale che tutti possano beneficiare degli avanzamenti che abbiamo nel settore, scientifico, letterario e culturale, di un sistema giuridico, cioè di una società e di un'economia. La distinzione che si suole fare tradizionalmente è che nei sistemi di common law, diciamo noi, ovvero i sistemi giuridici ispirati al modello anglo-americano, vi è una norma, fair dealing o fair use, anche se ci sono importanti differenze tra i 2, che permette una certa flessibilità. Con flessibilità facciamo riferimento alla capacità del sistema giuridico, attraverso questa regola, di adattarsi gli sviluppi, tecnologici, sociali o economici del sistema di riferimento. Nei sistemi di civil law, che invece tradizionalmente sono i sistemi giuridici continentali, tra cui ovviamente anche, l'Italia, di solito, queste eccezioni sono contenute in una lista, precisa, per così dire, ovvero in una sezione della legge sul diritto d'autore che indica in maniera, abbastanza chiara e come ho detto precisa, quali sono le tipi di attività che possono essere, fatte, nonostante vi sia una regola generale che direbbe che è necessario acquisire il permesso del titolare dei diritti. Pensate per esempio all'eccezione per ricerca o insegnamento, oppure all'eccezione per copia privata. In questi casi non è necessario acquisire un permesso da parte del titolare dei diritti, perché il sistema giuridico, fa un'analisi delle situazioni di un bilanciamento degli interessi da entrambe le parti e giunge alla conclusione che in questo specifico caso, ricerca, insegnamento, copia privata, ma tanti altri, il bilanciamento degli interessi più corretto sia quello dove il riutilizzo è libero. Tuttavia nei nostri sistemi, se questa eccezione non è presente, la situazione di default, potremmo dire, è quella nella quale un permesso, un'autorizzazione, una licenza da parte del titolare dei diritti è necessaria. Ovviamente questo, funziona molto bene per i tipi di utilizzi che un sistema giuridico conosce. Ma in un momento storico dove lo sviluppo tecnologico è molto veloce, è chiaro che si creano delle situazioni nelle quali nuovi tipi di usi si manifestano, e usi che non sono conosciuti al sistema giuridico e pertanto normalmente di default sono riservati, al detentore dei diritti. Un esempio, attuale è quello del text and data mining, ovvero la possibilità di procedere a dei tipi di, analisi, di dati che dal punto di vista del diritto d'autore possono essere sia dati, ma anche spesso opere dell'ingegno protette, che permettono l'estrazione di informazioni, di correlazioni, di ogni tipo di analisi che può essere fatta da questi dati.
Ebbene, nei sistemi giuridici quali quello statunitense, che hanno una norma, una open norm, ovvero il sistema che è di solito conosciuto come fair use, le corti sono state in grado di sostenere già da quasi una decina d'anni che, la maggior parte di queste attività non richiede autorizzazione, ovvero che il fair use permette, comuni cittadini, ma anche imprese commerciali, pensate al caso dei Google Books, di estrarre queste informazioni da opere protette. Nei sistemi continentali, in assenza di una, eccezione specifica in tal senso, è quantomeno dubbio, e dunque da un punto di vista legale incerto e rischioso, se tali tipi di utilizzi possono essere effettuati. Nel 2019 il legislatore europeo con la nuova direttiva sul diritto d'autore, ha introdotto, 2 eccezioni per text and data mining, e questo chiaramente è un esempio del fatto che, il legislatore è in grado esso stesso di, intervenire in queste situazioni. Tuttavia è intervenuto, dati i tempi necessari per una riforma legislativa, con quasi 10 anni di ritardo rispetto alla situazione che si è per esempio presentata, negli Stati Uniti. È ovvio che, con 10 anni di ritardo in un settore molto competitivo qual è quello del text and data mining e dei settori adesso connessi che si sono sviluppati più di recente, quali per esempio quelli della intelligenza artificiale e di generative AI che abbiamo visto recentemente, rappresenta un freno, come è stato definito, allo sviluppo tecnologico. E dunque è per questi motivi che da, molte parti, sia dalla comunità scientifica, ma anche nel settore tecnologico, vi è una crescente richiesta, verso l'introduzione di elementi di flessibilità, ovvero di norme più aperte, più interpretabili nel settore del diritto d'autore. Per quanto riguarda la possibilità di introdurre, queste norme, queste flessibilità nei sistemi, giuridici, continentali, ovvero come li abbiamo chiamati di civil law, e dunque che non hanno storicamente avuto questi elementi di flessibilità, 2 considerazioni vanno, probabilmente sviluppate. Una è di carattere più, diciamo di politica dell'innovazione e industriale, e certamente, pensare a un modello quale il fair use è un esercizio molto rilevante e importante, perché esso potrebbe certamente creare quegli spazi di flessibilità che l'innovazione tecnologica ha bisogno. Tecnicamente, da un punto di vista legale, questo però non è senza, problematiche anche abbastanza rilevanti. È chiaro che è difficile, inserire una struttura come quella di fair use, che è molto specifica di una tradizione giuridica di almeno, 200 anni, in un sistema che per altrettanto tempo non l'ha conosciuta, e dunque si possono creare delle problematiche proprio dal punto di vista tecnico, di implementazione. Però questo non vuol dire che non si possa pensare all'introduzione di elementi di flessibilità in un'altra forma, ovvero in una forma che rispetti la tradizione giuridica di sistemi continentali quali quello italiano. In pratica, iniziative che potrebbero essere già prese, a livello di legislazione nazionale, in rispetto del diritto comunitario che crea, diciamo, il framework di riferimento, sono per esempio, l'implementazione di tutte le eccezioni e limitazioni, già presenti, a livello comunitario, per esempio nell'articolo 5 della direttiva, del 2001. Queste eccezioni a livello europeo sono una lista, chiusa, però non obbligatoria, ovvero gli stati membri possono scegliere quali implementare. Con poche eccezioni molti stati membri ne hanno scelte solo alcune, tra cui l'Italia, nel chiaro rispetto della propria tradizione giuridica.
È chiaro però che volendo introdurre ulteriori margini di flessibilità, una prima via per fare questo è quella di introdurre tutte le eccezioni previste dalla normativa europea. Un'altra attività che può essere certamente, fatta in questo momento dal legislatore nazionale è quella di chiarire il fatto che le eccezioni al diritto d'autore non possono essere limitate da contratto. Questa è un aspetto delle eccezioni di diritto d'autore che, a livello europeo rimane alquanto discusso e con poche, eccezioni ovviamente. La maggior parte di queste, limitazioni al diritto d'autore possono, almeno in linea di principio, essere limitate, contrattualmente, però è nel potere degli stati membri chiarire questa situazione e dunque per rendere le eccezioni e limitazioni più, effettive, questa è certamente un'altra area, possibile di intervento. Una terza via per assicurarsi un'interpretazione flessibile delle eccezioni di diritto d'autore è a livello di interpretazione delle corti nazionali. E dunque è molto importante, creare, analisi di tipo giuridico, ma anche di tipo, più propriamente legate alla storia del diritto d'autore, ovvero artistico, culturale, scientifico, dove si dimostra la necessità di un sistema giuridico di aggiornare il bilanciamento che tradizionalmente il diritto d'autore deve svolgere tra la tutela dei diritti degli artisti e la necessità da parte del pubblico in generale di avere accesso a queste informazioni.